profumo! Oggi per un gustoso pranzo in famiglia vi propongo un piatto francese, il coq au vin, il galletto al vino. La prima cosa da fare è tagliare il pollo. Questo è un pollo già eviscerato, quindi all'interno è pulito. Quindi prendiamo un coltello e cominciamo dal petto, lo tagliamo in due. Al centro del petto qui c'è una cartilagine, quindi dobbiamo cercare di rimanere al di qua o al di là della cartilagine. Tagliamo la cartilagine e quindi, come avete visto, ho diviso il pollo a metà. Qui c'è un po' di grasso che possiamo eliminare e adesso dobbiamo dividere ulteriormente la parte della schiena del pollo. Qui possiamo magari aiutarci con un pestacarne per rompere quelle ossa un po' sottili che ci sono nel centro. Ecco, come avete visto, ci siamo riusciti. Questa è la parte posteriore che potete decidere di tenere o no. In questo caso io la tolgo. Perfetto, adesso abbiamo il pollo diviso in due parti perfettamente uguali. Tradizionalmente per fare questa ricetta in Francia si usano dei polli almeno di 2 kg, 2 kg e mezzo, proprio come questo. Adesso dobbiamo dividerlo ulteriormente, quindi lo tagliamo in questo modo. Facciamo la stessa cosa anche con questo pezzo. Ora stacchiamo la coscia. Tagliamo appena sopra, facendo uscire l'osso si può poi tagliare meglio. Eccola qua la nostra coscia. La metto in ciotola e continuo con il resto. Anche questo è un altro pezzo da mettere in ciotola. Mentre per quanto riguarda il petto, prima di tutto stacchiamo la piccola coscia. Facciamo sempre la stessa cosa. Anche questa dobbiamo farla uscire un po' per poi metterla dentro. E poi abbiamo il petto che, come vedete, è molto grosso, possiamo decidere di tagliarlo in due pezzi. Oppure, se volete, addirittura in 4. E facciamo la stessa identica cosa con l'altra metà del pollo. E il nostro pollo è pronto. Dopo aver tagliato il pollo ci dedichiamo a pulire e a tagliare le verdure che andranno nella marinatura. Quindi abbiamo le carote che ho già lavato, non le ho sbucciate, taglio soltanto le estremità e le taglio a pezzettoni. Cipolle, anche qui le sbucciamo e le tagliamo a pezzettoni. Poi gli spicchi d'aglio, io ne ho un paio che sbuccio e metto all'interno, sempre della ciotola. Terminiamo poi con dei grani di pepe e il famoso bouquet garni, che consiste in alcune erbe, generalmente timo, salvia, rosmarino, può essere anche prezzemolo, erba cipollina, che vengono legati insieme con uno spago. Una volta si legava il bouquet garni e poi, una volta legato il bouquet, si faceva una specie di asola e si legava anche al manico della pentola, in modo che quando la preparazione era cotta si poteva togliere agevolmente tutto insieme. Volendo potreste prendere anche una fetta di porro, aprirla a metà e avvolgere tutto il bouquet. Facciamo una cosa molto facile e veloce, lo leghiamo bene in modo che non si possa perdere dentro al tegame. Tagliamo il filo in eccesso e lo mettiamo all'interno della nostra ciotola. Abbiamo tutti i nostri ingredienti, ma ne manca uno fondamentale, il vino rosso. Copriamo tutto con il vino rosso e poi mettiamo a marinare il nostro pollo o galletto ruspante per almeno una giornata intera. Anticamente si usavano anche 2 giornate, quindi 48 ore, perché le carni del pollo ruspante erano molto più coriacee, erano molto più dure e quindi più stava in marinatura più si intenerivano.
Un'altra cosa importante è ovviamente coprirlo o con un coperchio o con la pellicola e utilizzare un vino rosso molto corposo. Generalmente in Francia si utilizza un rosso di Borgogna. Perfetto, e adesso lo portiamo in frigo a marinare per almeno 24 ore. Io naturalmente il pollo l'avevo già marinato e poi l'ho scolato e ho diviso la carne dalle verdure e ho tenuto ovviamente anche la marinatura da parte. Ora che cosa dobbiamo fare? In una pentola capiente dobbiamo mettere dell'olio extravergine di oliva e lo dobbiamo rosolare. Quindi, come dicevo, fuoco bello vivo e rosoliamo per bene tutto il pollo in tutta la sua superficie. È il momento di sfumare con il cognac. Lasciamo evaporare completamente. Perfetto. Ora che il cognac è evaporato, mettiamo, innanzitutto abbassiamo la fiamma al minimo, mettiamo il pollo in un piatto, prendiamo una ciotola, ci inseriamo la verdura. Io l'avevo già tamponata e aggiungiamo anche la farina. Mischiamo tutto in modo da ricoprire interamente tutte le verdure con la farina. Rialziamo il fuoco e appena l'olio comincia a srivolare ci buttiamo dentro le verdure. Ora le facciamo rosolare con una fiamma sempre viva. Prendo del concentrato di pomodoro e lo sciolgo nell'acqua. Intanto giriamo le nostre verdure e le facciamo rosolare per bene. È il momento di aggiungere la marinatura che avevamo tenuto da parte e anche il concentrato di pomodoro. Ora attendiamo che tutto riprenda il bollore. Aggiusto di sale e di pepe. E ora che il bollore è ripreso posso aggiungere di nuovo il pollo e anche il suo prezioso sughetto. Abbasso la fiamma al minimo perché il tutto deve solo sobbollire e poi lascio cuocere per 2 ore. Una mezz'oretta prima della fine della cottura del nostro pollo ci dedichiamo alla cottura di altri ingredienti che poi andranno uniti in tegame insieme al pollo. Prendiamo del burro, lo mettiamo in una padella e lo facciamo sciogliere. E ora aggiungiamo delle cipolline borrettane, queste sono già sbucciate. Le facciamo dorare, aggiungiamo anche del sale. Le cipolle hanno preso colore, le possiamo togliere e aggiungiamo la pancetta. Io l'ho tagliata a cubetti e la facciamo rosolare. Anche qui abbassiamo il fuoco e togliamo la pancetta dalla padella. Lasciamo magari scolare un po' il grasso che ci servirà poi per la cottura dei funghi. Ed eccoli qua i nostri funghi, sono degli champignon che abbiamo tagliato a fettine. Alziamo di nuovo il fuoco e li cuociamo. Non aggiungiamo niente in padella perché c'è già il grasso della pancetta che ci è rimasto. E li lasciamo intenerire. Anche i funghi sono pronti. Spengo il fuoco, aggiungo le cipolline e la pancetta e amalgamo tutto. Perfetto, ho amalgamato tutto e adesso attendo che il pollo arrivi a cottura. Manca un quarto d'ora alla fine della cottura del pollo. Allora possiamo aggiungere i nostri ingredienti, quelli che abbiamo cotto prima precedentemente in padella. Che profumo! Perfetto!
Chiudiamo con il coperchio e lasciamo cuocere per un altro quarto d'ora in modo che tutti i profumi si mischino per bene. Una volta trascorso il quarto d'ora potremo filtrare tutto e mettere in padella un po' di burro, un po' di maizena e il liquido di cottura e farlo ridurre. Facciamolo ridurre per far sì che diventi bello denso, dopodiché potrà accompagnare il nostro pollo. Il mio coq au vin è finalmente pronto. L'ultimo tocco? Un po' di riduzione. Non vedo l'ora di assaggiarlo, ma prima devo fargli una foto. Finalmente è arrivato il momento dell'assaggio. Ne è valsa davvero la pena.